Maria, in qualche modo lei è stato, come dire, l'effetto scatenante di questo lavoro del dottor Costantini, perché lei che non aveva il Parkinson, però aveva tutta una serie di patologie che dette un po' l'idea a Costantini della B1. Ecco, come nasce questa vicenda? In un momento meraviglioso, il momento del pasto. Io sono una paziente che è affetta da colite ulcerosa e in seguito appunto a tale patologia io facevo una dieta molto restrittiva, cioè mangiavo, soprattutto nei periodi di riacutizzazione, spesso mangiavo il riso, patate lesse, parmigiano. Ecco, e quando Costantini lo notò? Quindi quando notò questa cosa lui mi disse: ma tu noto che fai una dieta molto ristretta, quindi mi sa che dobbiamo fare un tentativo, e cioè prova a farti questa puntura. E quindi io feci questo intramuscolo di B1. E i risultati? Il risultato per me fu drammatico, nel senso positivo, cioè alla sera io ero solita uscire, quindi quando smettevo di andare dal lavoro mi recavo a casa stesa sul letto. Quel giorno io non andai sul letto perché ero ancora attiva, sì, e lì mi allarmai perché stavo veramente bene. Ecco, il giorno dopo, diciamo, uno stato di benessere divenne quasi un elemento di preoccupazione. Fu una rinascita, perché mi spaventai da questa cosa. Erano anni che io facevo presente di star male, non avere forze, di avere un rallentamento di tutto, anche da un punto di vista mentale. Ero tutta rallentata. Oh, ma non c'è stato, non so, una regressione di questo miglioramento? O da allora in poi è stato da allora crescendo? in poi io faccio dei cicli di vitamina B1, e quindi io vado avanti e non ho più questi sintomi. Anzi, lì mi sono resa conto di avere altre cose in aggiunta, di avere anche una sofferenza a livello distale nervoso, perché avvertivo il muscolo tonico, una tonicità muscolare, veramente movimenti che io prima non riuscivo a fare, tipo chinarmi e poi rialzarmi, per me erano difficoltosi. Ora ecco, ma ora che lei in qualche modo collabora, no, con Costantini, sì, con questi malati specialmente di Parkinson, sì, lei come la vive questa esperienza, sapendo che in qualche modo tutto è cominciato con lei? Molto emotivo, molto, molto bello, perché vedere il paziente che arriva e sorride, e all'inizio avevo difficoltà addirittura a riconoscere i pazienti che arrivavano alla prima visita, e poi già alla seconda, alla terza, alla quarta sono completamente diversi, e quindi è entusiasmante. E quanti ne ha visti finora con Costantini? Tanti. Quanti? Abbiamo superato i 50, non li conto più, non so più ormai. E lei ora, diciamo, per mantenere questa situazione di benessere, con quali criteri deve assumere questa vitamina B1? Adesso sto imparando, io stessa sto imparando a conoscere, generalmente ogni 10 giorni al massimo, arrivo 10 giorni e poi faccio un intramuscolo e via, e vado. Quindi ora però un'arcata di 7-10 giorni. Tutto questo cominciò quanto tempo fa? 4 anni fa. E diciamo ora lei da 4 anni li vede molto lontani, più di quello che può essere. È stata una rinascita per me, una rinascita in tutto, perché io non facevo più vita sociale. Quando parlo di stanchezza non si può toccare la prova. No, non è descrivibile, non si può descrivere. A fatica anche mettermi a pensare. Questa per me era anche fatica. Ecco, una sua ultima riflessione su questa vicenda, quando appunto vede questi pazienti che migliorano e le loro famiglie, perché poi dietro ognuno di loro si porta dietro ha una storia,
ha una storia e riportare il sorriso dei nostri pazienti è bello. Quindi lei ad esempio ora non cambierebbe struttura per dedicarsi ad altro? Assolutamente, non l'ho fatto quando potevo farlo, non lo farò adesso.